Prima conferenza stampa del festival per il film SADIE. Abbiamo con noi il regista Craig Goodwill, che è il signore qui in mezzo. Gli altri sono molti più di quelli che ho scritto io, non vorrei fare errori nella presentazione. Diciamo al regista di presentarceli, per favore. Of course. Nice to see everybody. We're going to start at the end. Valentin, Marlet. Ciao. Jakob, Cedegren. Analeight, Tripton. Marta, Gastini. Craig Goodwill. Neil Dunn, producer, and our wonderful translator. And Paolo. I think everybody knows Paolo. Paolo è qui perché la Film Commission Torino Piemonte ha partecipato alla lavorazione, ai lavori prima e durante del festival. Gli faccio subito una domanda a lui: come siete entrati in contatto con loro e come mai avevano voglia di venire a fare un team a Torino? Allora, buongiorno a tutti, sono Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte. Molti dei presenti sanno che il lavoro della Film Commission è quello di essere l'agenzia che Regione Piemonte e Città di Torino hanno messo a disposizione della produzione cinematografica e televisiva per sostenere la realizzazione di film e di tutte le forme dell'audiovisivo sul nostro territorio. Nel costante contatto con produttori nazionali e internazionali siamo venuti in contatto con la possibilità di questa coproduzione, una coproduzione che stava pensando di realizzare un film in Italia, stava cercando un luogo importante sia per le location sia per la possibilità di trovare un coproduttore italiano e per la possibilità di trovare luoghi e soprattutto persone capaci di realizzare un film di grande qualità produttiva. Il lavoro di Film Commission Torino Piemonte è stato insieme al regista, insieme alla produzione, insieme alla coproduzione torinese, Fargo Film, è presente in sala Ladis Zanini, con cui c'è da tempo una grande collaborazione con Film Commission Torino Piemonte. Allora, molto velocemente, molto pragmaticamente, il progetto ha trovato un punto di contatto tra la sceneggiatura che era stata sviluppata, il piano di produzione e una serie di possibilità sul territorio. Da un lato le location, ed è questo un film in cui le location sono molto importanti. Sono stati coinvolti tantissimi luoghi del Piemonte: il Castello di Aglieri, il Museo Petromica, la Reggia di Venaria, il Castello di Masino, una serie di locali in tutta la città e anche nel territorio circostante. È un film in cui appunto una villa e dei luoghi molto suggestivi erano decisivi nella storia, sono dei protagonisti in qualche modo, e quindi Villa della Regina, il Castello di Govone, la città di Origliano, il Teatro Regio e anche il Four Studios, che sono una struttura in Torino dove hanno realizzato già altri film e serie TV, sono state coinvolte. E poi è stato fondamentale l'apporto della troupe, non soltanto delle maestranze che lavorano nei vari reparti di produzione, ma anche i capi reparto. È stato fondamentale anche la presenza della scenografia Paola Bizzarri e i costumi. La stylist torinese Cristina Autisio è stata una presenza molto importante per il film. Quindi il lavoro di Film Commission è stato quello di ottimizzare insieme alla produzione la possibilità di realizzare un film, una coproduzione internazionale di alto livello che da un certo punto di vista è molto torinese, piemontese, come detto, e contemporaneamente è legata appunto al mondo del cinema emergente, dei nuovi talenti nazionale e internazionale, da un lato all'altro dell'oceano. UK, Canada e Italia si incontrano quindi in una produzione originale, innovativa, e quindi grazie a loro per questa esperienza che è stata fondamentale. Una ricaduta tra l'altro sul territorio che all'incirca di 1 milione di euro di ricaduta professionale ed economica. Grazie.
Vorrei chiedere al regista se prima di girare il film conosceva già Torino e soprattutto la Sacra di San Michele e che effetto gli ha fatto a vederla. I was introduced to Turin we were just doing some tech scouting, and we originally looked in Puglia, and then someone sent me a picture of the Veneria, and I realized that I wanted to shoot wherever that was. And so we came to Turin, and suddenly we saw the beautiful castles and the wonderful people and the rich history of filmmaking here. And we realized that Turin was where we wanted to shoot. And it's obviously, as a filmmaker, you dream of shooting in Italy. So Turin represented that opportunity to not only provide us with the grandeur that we needed for the project, but also the strong support, not only from the Film Commission, but from the talented locals, Paolo Benzare and like all these amazing people that were here in Turin, and we realized that we could do some wonderful things here. Scusa, traduzione. In realtà mentre abbiamo cominciato a fare i nostri primi sopralluoghi, in realtà quando abbiamo cominciato a fare i nostri primi sopralluoghi avevamo intenzione di andare a girare in Puglia. Dopodiché mi è stata presentata una fotografia di Veneria e ho detto dovunque sia questo luogo noi gireremo lì. Ed infatti così è stato. Dopodiché arrivati a Torino ho visto il territorio circostante, i castelli, non solo le persone che ci hanno sostenuto all'interno della Torino Film Commission, ma anche la storia culturale, la tradizione cinematografica ricchissima che ha Torino. Abbiamo detto è questa la città dove noi gireremo, e poi in ogni regista c'è il sogno di girare in Italia, e così è partito il progetto. Abbiamo visto che c'erano tutti gli ingredienti per sostenere il nostro film, la grandeur dei luoghi, delle località, il sostegno della Film Commission e soprattutto al di là delle maestranze, come è già stato detto da Paolo, delle persone meravigliose, molto competenti come Paola Binzare qui di Torino, che ci ha sostenuto nel lavoro, quindi davvero un'esperienza magnifica. Domande? Faccio un'altra io. Il film è sospeso tra realtà, incubo, immaginazione. È uno dei pilastri del film questo passaggio dall'una all'altra di queste situazioni. Vuol dirci qualcosa? Well, I think, as a filmmaker, you have the people that you admire, which exists in that Stanley Kubrick or the Lynchian idea. And I think what we were trying to do, and what we saw the potential of shooting in Turin, is that we could really create a grandeur and a dreamlike scenario here. And with that grandeur, it heightens the nightmare aspects of it as well. So I think we wanted to create something where the audience is never quite sure where the footing of reality is. And I think we've done an exceptional job with the talented cast and producers and crew to really capture that feeling of unsettled. Not only the characters, but the audience feeling which way is up. So Turin just provided, and the locations, and provided that opportunity to show that juxtaposition between the dreamlike qualities, reality, and the nightmare. And I think I couldn't even imagine where we could possibly capture that outside of Turin. Now that we think about, if you ever go back and think about where it could be shot, Turin was the perfect place, because even the rich history of Turin itself is steeped in reality, nightmares, because of the history of the city, and Turin itself is considered a very dark place in the energy itself. So I think the film itself captured all those different sentiments.
sentiments. Da cineasta io provo una grandissima ammirazione per persone, registi del calibro di Lynch e Stanley Kubrick, e quindi abbiamo visto la potenzialità di portare e far diventare realtà questa cosa qui a Torino, dove c'era proprio questa grandeur di cui ho parlato prima, dove appunto il setting, lo scenario sarebbe stato perfetto per uno scenario dove impostare la nostra storia, una storia che era proprio sottolineata dalla grandeur della città, dove appunto la realtà, l'incubo e il sogno si contrappongono l'uno all'altro, si sovrappongono l'uno all'altro, e volevamo proprio che il pubblico non avesse mai una percezione sicura di quale fosse la situazione reale in cui si trovavano i personaggi, e penso che sia il cast che la troupe che i produttori siano proprio riusciti a trasmettere questa nostra volontà, e sia proprio questa sensazione di incertezza, di situazione, di non capire quale sia la realtà. La location di Torino ha fatto veramente da cornice a tutto questo in maniera meravigliosa, e dopo essere venuti qui ci siamo domandati: non avremmo potuto girare questo film in un altro luogo? E la risposta è no, non avremmo avuto un'altra location per questo film, dove realtà, sogno e incubo sono presenti, dove la storia culturale e della città è ricca di situazioni di incubo e realtà che si miscelano. Torino come città dark, Torino come città della magia, quindi ha proprio trasmesso questa energia dark al nostro film, La città di Torino. Prego. Forse c'è... no. Sì. Buongiorno, sono Roberto Sapienza di Parole a Colori. Volevo chiedere al regista se, oltre l'influenza di Stanley Kubrick nel scrivere il film, si è anche fatto colpire da Martin Scorsese di Shutter Island, che nel finale mi ha ricordato molto, e al cast volevo chiedere la loro impressione di girare e di vivere a Torino, qual è stata, e se come sono abituati a vivere a Torino. Grazie. I certainly know, certainly happily to be compared to anything Scorsese does. Shutter Island, certainly the comparison of dream and what's a reality, it falls within the aspects of films that we would be easily compared to. We didn't reference that film particularly, but obviously Scorsese's another filmmaker that we honor all the time. Living and working in Turin, I think I was here for 3 months, was exceptional. I don't remember much of it because you're working so hard and so long, and a lot of long nights with producer Neil Dunn, trying to, and the film commission. But as we were walking around today, a lot of memories were coming back of how wonderful it was, and the people and the food and the vitello tenato and those things and the wine, and which we had a lot of last night. It's marvelous. It's so romantic here, and and you forget. Because you're so focused on making the film, and you're shooting in all the beautiful places that, like, the tourists would want to be shooting in. So you are, you're just captivated by the history and the grandeur and the. You're just blown away by the capacity of the people, their talent, and the city that was able to host us. And we're very thankful for what they did for us. We wouldn't be able to do the film we did unless we had the full backing of the Film Commission and the people of Turin. And we have to thank the Film Commission and David, who's our locations manager, for getting us into and shooting
anywhere and everywhere we wanted. And there's a certain history to Italian politics that sometimes can be challenging, but we got to do everything we wanted, and that and Fargo Films and the co-producers really did a great job supporting us and my vision for what we wanted to do. I'd like to just add. Yes, go ahead and then I'll recap. I'd like to just add another element that was amazing is, I'm sure anybody who's been a filmmaker knows, making low-budget films is difficult. High-budget films, things happen because money makes things happen. But low-budget films, people make things happen. And Craig just mentioned Fargo and 999 Films, who helped us with this. Fargo particularly as the local producer. The crew and everybody was outstanding, really outstanding. And I think we achieved a lot in a short space of time on what is relatively a tight budget because of the commitment of the people. So a big shout out to Turin and its film crews. It's really been a very eye-opening experience. I've made films all over the world for the last 30 years, and this was very special. Mi fa molto piacere sentire questo paragone con il film di Martin Scorsese, Shutter Island, anche se noi non abbiamo pensato a quel film quando ci siamo messi a lavorare sulla preparazione e la stesura della nostra sceneggiatura. Certo è che è riconoscibile il rapporto tra sogno e realtà in quel film. Ed è un grande onore, tra l'altro, grazie per averci paragonato ad un grande maestro del cinema come lui. Rispetto alla sua domanda sull'esperienza qui a Torino, ho vissuto qui 3 mesi mentre facevamo le riprese e mentre giravamo e ho lavorato però talmente duramente e talmente concentrato che quasi non ricordavo niente di quello che mi accadeva lì per lì. Con i miei collaboratori, coproduttori Neil e Dunn e la Film Commission eravamo davvero molto focalizzati sul lavoro da fare, ma adesso ritornando in città, passeggiando per la città, la mia testa e il mio cuore si sono riempiti di ricordi, le persone meravigliose, il cibo, il vitello tonnato che abbiamo gustato, il vino che abbiamo bevuto anche con abbondanza ieri sera. È veramente una città straordinaria, romantica, ma lì per lì mentre lavoravamo eravamo concentrati e focalizzati, abbiamo potuto girare in ambienti, in luoghi fantastici dove risiede la storia culturale della città, dove appunto c'è la grandeur della città e della regione Piemonte, quindi grazie infinite Torino e Piemonte. E voglio anche aggiungere che il film non sarebbe stato possibile realizzarlo senza il supporto che abbiamo ottenuto dalla Torino Film Commission e soprattutto grazie a David, che è stato il manager delle location, che è riuscito a portarci dovunque noi desiderassimo per girare. E ne avevamo sentite di storie della burocrazia italiana dove spesso tutto questo non è possibile poiché ci sono difficoltà che accadono improvvisamente. Noi però insomma abbiamo lavorato con loro, la coproduzione ha funzionato, il film è stato realizzato e il produttore ha aggiunto che un altro elemento davvero fondamentale per la riuscita di questo film è stata proprio questa. Il nostro film è stato un film a basso budget. Quando tu hai un grandissimo budget per realizzare un film, le difficoltà si superano perché con il denaro questo è fondamentale, si riesce a superare, ma i film a basso budget invece si possono realizzare grazie alla competenza, all'esperienza e il Fogger Film, 999 Film sono stati davvero straordinari nel sostenerci. La troupe che abbiamo trovato sul campo è davvero estremamente straordinariamente competente ed è anche questo che ha permesso a tutti noi di lavorare e di realizzare in questo film nel breve tempo che avevamo a disposizione, grazie all'impegno
queste persone. È stata davvero un'esperienza che mi ha aperto gli occhi e lavoro in ambito cinematografico da più di 30 anni, quindi è stato davvero meraviglioso. Grazie Torino e grazie Torino Film Commission. Un'ultima domanda alle attrici e agli attori. È difficile recitare in un film in cui c'è una parte di mistero, dell'erotismo, attrazione, ricordi. Come facevate a mettervi nel posto giusto? Prego. Potrei forse cominciare Sì, prego. Siamo on? Sì, perfetto. Buongiorno a tutti intanto. Non è stato molto semplice perché i temi di questo film sono moltissimi e c'era un equilibrio importante da mantenere, no? Quello di cui parlavamo anche prima, tra realtà, finzione, il tema dell'erotismo che sicuramente è presente ma non volevamo diventasse il tema centrale di questo film. Devo dire è stato difficile ma è stato molto divertente. Con Craig abbiamo potuto provare molto prima di cominciare a girare e questo ha sicuramente permesso di, come dire, andare nel profondo e capire la sceneggiatura in tutti i suoi aspetti e quindi arrivare pronti sul set. Per quanto riguarda poi il rapporto che per me è stato fondamentale in questo film con Analeight, il rapporto tra i nostri personaggi, un aneddoto divertente può essere il fatto che all'inizio quando ci siamo incontrate, quando ho incontrato anche Craig, lui ci ha fatto fare tutta una serie di esercizi che potessero portarci più vicine anche solo fisicamente, visto che poi avremmo dovuto affrontare delle scene insomma complicate e quindi mi ricordo la prima volta che abbiamo provato tutti insieme, lui per esempio ci ha fatte abbracciare, ci faceva tenere per mano e questo sicuramente, anche se sembra una cosa banale o comunque semplice, ha invece aiutato molto perché ci ha permesso di prendere confidenza l'una con l'altra. E per quanto mi riguarda, questo film è stato molto bello, molto divertente, molto bello essere tornata a Torino dove ho girato la primissima cosa della mia carriera, una serie per la Rai e poi essendo alessandrina ero felice, ecco, di lavorare sul territorio. Nicely done. You took all of that. Okay. I so apologize in advance that my answer will be nowhere near as beautiful as that was, and it will be in English. I think with this film, it was quite a process of tracking where SADIE was and at what point mentally, physically, reality versus the dream of it. There were so many different layers of reality as well. It wasn't just as simple, I think, for SADIE as this is a fantasy and this is not. Because just like in real life, reality can be bent. And I think it was really important for me to find at what points SADIE was bending her reality and at what points the fantasy had taken over. So basically, it wasn't, it was about how much control she had over the situation. I think that's probably a better way to put it. Which is a really tricky thing sometimes to figure out, especially because I think all of us had our own versions of that reality and what SADIE's reality was. So it was trying to take in account where my fellow actors were at, where my director was at, but also completely throwing that to the wind and trusting everybody. And it's tough sometimes because the more you talk about it, sometimes it gets
if you become so cerebral about talking about where it is, it's hard to bring that to the screen when you're trying to find that footing. So I think in many ways we're always trying to discuss it, but then let it be, because Yeah, it was a big exercise in it's trying to define something that is really difficult to define in any situation, and the further we went with it and the deeper we got, the harder it was to hold what is reality and what's not. And even as an actress, I found it very difficult. My real life was spilling into it, and it became quite an emotional experience because of that, separating, just having to really dig into a character. It impacts my own life too. So to try to hold what is real and what is fiction and define that, it was a lot of self-exploration as well. Thankfully, the people of Turin and the crew were the best place and the safest place to do that. I don't think that I don't know how any of us would have gotten through SADIE had it not been for the crew, had it not been for the people that were so insanely, incredibly talented, from wardrobes to where we shot to just being so ready and capable for any ridiculous thing that we were asking them to do in this film. And there were so many ridiculous things that we were asking them to do in this film. That for me, that was the safety of reality. I think the crew really helped guide me into figuring out how to find that and track it. we knew when the cameras cut that we were in reality, because we were surrounded by very talented professionals who gave us the safe place to be unreal. Yeah. 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 Allora, intanto chiedo scusa perché risponderò in inglese e non in maniera così meravigliosa come la mia collega. Questo film per me intanto è stato complicato da affrontare proprio perché dovevo capire quali fossero i binari che SADIE dovesse seguire come personaggio in questa sua giustapposizione tra realtà e sogno. C'erano comunque diversissimi livelli di realtà per ognuno di noi, per tutti i personaggi del film. Non era così facile capire quale fosse la fantasia e quale fosse invece la realtà. La realtà e l'immaginazione tra l'altro possono avere connotati diversi anche nella vita vera, possono entrare a far parte della vita vera, e quindi ti chiedi: ma questa è la mia vita quotidiana, la mia realtà, oppure è una mia fantasia, una mia immaginazione? La chiave quindi per affrontare tutto questo al meglio è stato il controllo della recitazione, perché molto spesso appunto è difficile capire quali siano i binari da seguire, e la fiducia che io potevo riporre in tutte le persone che hanno collaborato al film, come è già stato detto, le maestranze, la troupe, il regista. Ne abbiamo parlato tanto di quali fossero i diversi livelli del film. Alla fine siamo riusciti a capire che dovevamo entrare in questo mondo immaginifico e immaginario quando eravamo sul set, e appena si spegnevano le macchine da presa, a quel punto entravamo di nuovo a far parte della nostra vita reale, della nostra realtà. Ancora una volta quindi grazie soprattutto ai talenti che ci hanno lavorato accanto, in tutti i dipartimenti, dai costumi, dalle scenografie, dalle location, e ci hanno supportato e sostenuto nella realizzazione di cose che potevano anche sembrare estremamente, follemente ridicole da affrontare, ma invece siamo riusciti grazie a tutti voi. Bene, è molto tardi, dobbiamo finire qui. Vi ringrazio a tutti. Buongiorno. Anche.